Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa graziosa zampetta a portachiave, soprattutto per gli amanti degli amici a quattro zampe, ideale sicuramente per fare dei regalini o per appenderlo in zainetti e borsette. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi e vi farò partecipare attivamente alla scelta dei miei progetti. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù, andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone bianco, cotone blu, quindi faremo la zampetta bianca e blu, lavorerò con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno un pochino di imbottitura, un portachiavi, quindi un gancetto e delle forbici. Prendiamo il cotone blu e facciamo un cerchio magico. Cercate di farlo un pochino leggermente più grande del solito. Entriamo con l'uncinetto e ci tiriamo il filo. Qui realizziamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel cerchio. Queste 2 catenelle comunque ci sostituiscono la prima maglia alta e facciamo una maglia alta non chiusa, quindi passiamo una volta sola il filo fra le maglie. Di nuovo un'altra maglia alta non chiusa, chiusa a metà, quindi siamo comprese le 2 catenelle iniziali a 3, un'altra maglia alta non chiusa, quindi passiamo solo nelle 2 asoline e un'altra maglia alta non chiusa, quindi in tutto devono essere 5 maglie alte non chiuse. Chiudiamo insieme, catenella. Abbiamo fatto la prima nocciolina. Di nuovo entriamo nel cerchio magico e facciamo la prima maglia alta non chiusa, facciamo la seconda, facciamo la terza, la quarta, un attimino, quindi la terza, la quarta, e la quinta, quindi 5 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme, catenella, e abbiamo fatto la seconda nocciolina. Dobbiamo farne in tutto 8 nel cerchio magico, quindi continuiamo la lavorazione di 5 maglie alte non chiuse, poi chiuse insieme più la catenella, e faremo 8 noccioline nel cerchio magico. Ci rivedremo quando le abbiamo completate. 3, 4 e 5. Chiudiamo tutto insieme e facciamo una catenella. Fatte le nostre 8 noccioline, guardate, 1 2 3 4 5 6 7 8, tiriamo il filo, quindi la codina, e stringiamo il nostro cerchio il più possibile. Rientriamo. Vi ricordo che qui abbiamo fatto la nocciolina e la catenella
e ci agganciamo alla seconda catenella iniziale. Così. Tagliamo il filo, facciamo passare la solina, quindi il filo all'interno della solina, e stringiamo per bene. Ora dobbiamo fare il cambio colore, quindi prendiamo il bianco, prendiamo il cotone bianco ed entriamo, questo è il foro, proprio questo qua della chiusura, entriamo nel foro precedente, entriamo all'interno, quindi nello spazio delle noccioline, diciamo nella catenella che abbiamo fatto. Ci prendiamo il filo, realizziamo 2 catenelle, rientriamo, così facendo cerchiamo di lavorarci la codina, tiriamo il filo e facciamo una maglia alta non chiusa, quindi entriamo in questo foro, maglia alta non chiusa, un'altra maglia alta non chiusa, quindi comprese le 2 catenelle iniziali ne dobbiamo fare 3. Chiudiamo insieme una catenella, rientriamo sempre nello stesso foro, prendiamo il filo e facciamo 3 maglie alte non chiuse e poi chiuse insieme, 2, e 3, chiudiamo insieme. Quindi abbiamo fatto 3 maglie alte non chiuse, una catenella, 3 maglie alte non chiuse, catenella, entriamo nello spazio successivo, quindi non vi potete sbagliare, vi devono venire 8 gruppetti. Facciamo prima maglia alta non chiusa, seconda maglia alta non chiusa, terza maglia alta non chiusa, chiudiamo insieme una catenella di nuovo nello stesso foro, così in questo modo ora ci lavoreremo anche la codina finale del blu, maglia alta non chiusa, maglia alta non chiusa e maglia alta non chiusa. Quindi abbiamo fatto il secondo gruppetto, chiudiamo insieme, catenella, e abbiamo fatto il secondo gruppetto di 3 maglie alte non chiuse, catenella, 3 maglie alte non chiuse, catenella, 3 maglie alte non chiuse, catenella. Questi gruppetti sono uno per ogni spazio fra le noccioline, quindi ne devono venire 8. Continuiamo, entriamo nel successivo, qui, e facciamo, ripetiamo la stessa cosa, 3 maglie alte non chiuse, chiuse insieme, una catenella e 3 maglie alte non chiuse e chiuse insieme, e continuiamo così fino ad arrivare alla fine. 1, 2 e 3, chiudiamo insieme e facciamo la catenella. Arrivati qui alla fine abbiamo fatto l'ultima catenella e ci agganciamo alla maglia centrale, quindi alla prima maglia con maglia bassissima, tagliamo il filo,
facciamo, lo agganciamo, quindi facciamo passare il filo nella solina e stringiamo per bene. Ora riprendiamo il blu, entriamo, ora dobbiamo lavorare negli spazi del gruppetto che abbiamo appena fatto, quindi nello spazio della catenella interno. Quindi entriamo, in questo caso io ho terminato qui, entro nel secondo precedente, quindi nel penultimo, entro e faccio 2 catenelle, rientro nello spazio, cerco di prendere il filo in modo tale lo lavoro, quindi lo lascio, il filo mi deve camminare da questa parte, così lo aggancio in modo tale dopo non devo con l'ago nasconderlo. Faccio la prima maglia alta non chiusa e la seconda, che con le 2 catenelle fanno 3 maglie alte non chiuse, chiudo insieme, catenella, rientro nello stesso spazio e qui continuo a fare una maglia alta non chiusa, 2 maglie alte non chiuse e 3 maglie alte non chiuse, chiudiamo insieme, catenella, di nuovo nello spazio altre 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, chiudiamo insieme. Abbiamo fatto un gruppetto di 3 maglie alte non chiuse, catenella, 3 maglie alte non chiuse, catenella, quindi chiuse insieme, e 3 maglie alte non chiuse, chiuse insieme, più la catenella che faremo ora. Filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio successivo e ripetiamo la stessa cosa, maglia alta non chiusa, facciamo i soliti gruppetto da 3, quindi 3 maglie alte non chiuse, chiudiamo insieme, catenella, di nuovo 3 maglie alte non chiuse, 2 e 3, chiuse insieme, catenella, di nuovo nello stesso spazio, 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, chiuse insieme, catenella, e abbiamo fatto il secondo gruppo. Di questi gruppetti ne dobbiamo fare in tutto 4, quindi ne abbiamo lavorati 2, ora lavoreremo il successivo in questo spazio e l'altro qui, quindi finiamo con lo stesso procedimento, lavoriamone un altri 2. Finito di lavorare 4 gruppetti, qui questo è l'ultimo punto, facciamo la catenella finale e tagliamo il filo, la stringiamo, questo filo lo possiamo nascondere tra le maglie, così, poi lo taglieremo in un secondo momento, e ora ci dobbiamo agganciare nuovamente col bianco. Prendiamo il bianco ed entriamo nella catenella che precede il primo gruppetto, quindi entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo, facciamo una catenella, rientriamo nello stesso punto e eseguiamo una maglia bassa, quindi abbiamo agganciato il filo. Ora
qui abbiamo la codina del filo che cerchiamo di lavorarci e così la agganciamo. Qui abbiamo le catenelle iniziali e questo è il primissimo punto. Entriamo in una catenella, nella seconda catenella iniziale, maglia bassa, entriamo nel primo punto, facciamo una maglia bassa. Qui abbiamo il secondo punto, entriamo nel secondo e ci lavoriamo una maglia bassa. Questo è il terzo. Qui lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto. In quello successivo rivedete tranquillamente i punti, lavoriamo sempre 2 maglie basse nello stesso punto, quindi diciamo li stiamo lavorando nelle maglie centrali del nostro gruppetto. Continuiamo maglia bassa e qui nella maglia bassa corrispondente al centro andiamo direttamente qui al centro dei bianchi, prendiamo il filo e ci lavoriamo la maglia bassa centrale, così. Continuiamo, prendiamo la primissima maglia che abbiamo a disposizione, quindi lavoriamo una maglia bassa, nel secondo punto una maglia bassa, nel terzo punto ci lavoriamo 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. Nel punto successivo facciamo la stessa cosa, 2 maglie basse nello stesso punto, 1 maglia bassa e qui nel punto centrale entriamo al centro, prendiamo il filo e ci lavoriamo la maglia bassa, diciamo allungata, prendendo proprio la parte centrale del giro precedente, e continuiamo in questa maniera. Quindi per tutti i nostri gruppetti ci dobbiamo lavorare 2 maglie basse singole, poi 2 nello stesso punto, qui 2 nello stesso punto, 1 e 2, una maglia bassa e qui nella parte centrale andiamo sotto, prendiamo il filo e ci lavoriamo la maglia bassa, così. Ormai facciamo insieme anche l'ultimo, quindi facciamo sempre una maglia bassa, un'altra maglia bassa nel punto successivo, 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2, il punto successivo sempre 2 maglie basse nello stesso punto e nell'ultimo punto faremo l'ultima maglia bassa. Poi, come abbiamo fatto all'inizio di questa lavorazione, entriamo nel punto laterale, in un punto qualsiasi, facciamo una maglia bassa ed entriamo nella maglia a fianco la lavorazione del gruppetto, come abbiamo fatto all'inizio, facendo una maglia bassa. E qui abbiamo terminato la lavorazione del bianco per quanto riguarda le zampette. Ora continuiamo questa parte qui. Nel
punto successivo lavoriamo una maglia bassa, nel punto seguente 2 maglie basse nello stesso punto. Ora praticamente dobbiamo alternare una maglia bassa con 2 maglie basse nello stesso punto nel punto successivo. Quindi qui abbiamo fatto, scusate che qui ho sbagliato, quindi ho fatto una maglia bassa, 2 maglie basse nello stesso punto, una maglia bassa, qua 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2, nel successivo una maglia bassa, in quello dopo sempre 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2, una maglia bassa, 2 maglie basse nello stesso punto e continuiamo così fino ad arrivare comunque alla fine della lavorazione. Arrivati qui, l'ultima maglia bassa, ci agganciamo alla prima con maglia bassissima, tiriamo il filo, però non lo tagliamo in questo caso, e abbiamo finito la lavorazione della prima parte della nostra zampetta. È bellissima anche col blu, io vi consiglio di farla un po' di tutti i colori, poi se la volete fare somigliare alla zampetta vera utilizzate magari il beige e il marrone e potete farla tranquillamente con quei colori, se no per essere molto più belle le potete fare di tanti colori. Tagliamo i fili in eccesso che ci sono nella parte posteriore, quindi nel rovescio, sono quasi tutti agganciati, quindi è quanto li tagliate, e di questa lavorazione ne dobbiamo fare un'altra uguale. Io in questo caso ce l'ho pronta ed è qui, guardate. Un'altra idea che vi do, oltre a fare il nostro portachiavi con la zampetta, è anche di sistemarle, farne magari o dello stesso colore o con colori alternati, sistemarle in modo tale da fare anche un centrino. Guardate, qui li agganciate col lago, poi ne sistemate un'altra qui, un'altra qui, un'altra qui, e quindi fate tipo il percorso con le zampette. Questa è anche un'idea. In questo caso noi faremo il portachiave, prendiamo rovescio, questa è la parte lavorata, quindi che abbiamo lavorato l'ultima, questa è la prima che ho fatto, quindi dobbiamo mettere rovescio sul rovescio, parte dritta, le mettiamo in corrispondenza, i punti combaciano perché sono perfettamente uguali, e iniziamo la lavorazione per unire le due parti. Volendo potete anche fare una parte di un colore e una parte di un altro colore e fare ad esempio un portachiavi double face. Quindi queste sono idee che comunque sia io vi do perché sono molto graziose. Qui siamo all'ultimo punto e dall'altra parte entriamo sempre nel punto corrispondente. Ci tiriamo il filo all'interno perché ora andremo a lavorare a maglia bassissima, così, e qui iniziamo a lavorare punto su punto prendendo da una parte e dall'altra. Facciamo passare il filo direttamente, quindi maglia bassissima. Qui faremo la stessa cosa nel punto successivo e per tutti gli altri punti. Quindi in questo modo uniamo le due parti. Da una parte e dall'altra, prendendo tutto il punto sano.
cercate di farla passare. Il caldo non mi aiuta, devo essere sincera. L'estate è bella, però la lavorazione all'uncinetto è un pochino più complicata. Di nuovo, quindi continuiamo a fare delle maglie bassissime fino ad arrivare al punto qui centrale, quindi nel centro delle zampette. Quindi qua lavoriamo punto su punto, maglia bassissima, quindi prendendo tutte e due le parti e così unendole, e ci rivedremo nella parte qui centrale. Arrivati qui nella parte centrale, entriamo da tutte e due le parti, ci tiriamo il filo sempre a maglia bassissima e ci lavoriamo 8 catenelle. Se voi invece del portachiavi volete fare un ciondolino, fate più catenelle, quanto vi serve il cappietto grande. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8. Rientriamo sempre nello stesso punto, prendendo tutte e due le parti, sempre con maglia bassissima, e continuiamo la lavorazione di maglie bassissime per unire tutte e due le parti. Quindi, come vedete, il cappiettino è piccolino, è proprio per mettere il ciondolino, quindi per mettere il portachiave. Arrivati a questo punto, abbiamo continuato a lavorare le maglie bassissime. Con questo pezzettino prendiamo un pochino di imbottitura e la inseriamo. Questo è pure in base a quanto lo volete fare imbottito. Io vi consiglio di non farlo tantissimo, proprio perché la zampetta non è proprio imbottita tanto. Io l'ho fatto all'incirca così. E continuiamo la lavorazione con maglie bassissime fino alla fine. Arrivati qui alla fine, ci chiudiamo nella primissima maglia con maglia bassissima. Possiamo tagliare il filo, facciamo passare il filo nella solina, stringiamo e poi lo nascondiamo fra le maglie, quindi lo facciamo passare in un po' di maglie e lo tagliamo. Tagliamo il filo e la nostra zampetta è pronta. Ora inseriamo il portachiavi. Quindi io l'ho già aperto con delle pinze, guardate, ho aperto aiutandomi con delle pinze, lo fate passare direttamente nell'anellino che abbiamo fatto. Potete anche non fare le catenelle e inserirlo direttamente alla lavorazione nelle maglie. Lo stringiamo nuovamente e abbiamo inserito il portachiavi così. E quindi il video è terminato. Le nostre zampette portachiavi sono pronte. Spero che vi siano piaciute
Il video, come avete visto, la lavorazione è semplicissima e velocissima da fare, quindi ne farete tanti. Potete fare dei regalini, come ho già detto, potete appenderli in zainetti, potete comunque regalarli alle persone che magari amano gli amici a quattro zampe, quindi è un regalo, diciamo, appropriato. Spero che vi sia piaciuto e se così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulle mie pagine Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.